Fermati un attimo perché quello che sto per mostrarti è assurdo. Fino a ieri l'IA open source, quella gratis che chiunque può scaricare, era mesi indietro rispetto ai modelli a pagamento più potenti. Da oggi non è più così. Moonshot AI ha appena rilasciato un mostro, un modello incredibile che è Kimi K3, un modello open source gigantesco che se la gioca alla pari con i migliori modelli al mondo, cioè contro GPT 5.6, Claude Opus e Fable. Ma i numeri lasciano il tempo che trovano, andiamo su strada e andiamo a testare veramente cosa sa fare questo modello. Come sempre tutti i prompt li trovate in descrizione, quindi non perdiamo tempo e partiamo, andiamo a provare questo gigante open source davvero incredibile. Il modo giusto per usarlo. Ci sono diversi modi per usarlo, il più immediato è la chat online. Apri il sito e scrivi come qualsiasi IA. Funziona ma ti mostra solo una frazione di quello che sa fare. Il motivo è semplice, Kimi K3 non è nato per rispondere a una domanda alla volta, è nato per lavorare in autonomia. Usa strumenti da solo, procede passo dopo passo e non si ferma perché il lavoro non è finito. Più che un'IA è un collaboratore e un collaboratore non lo tieni chiuso in una chat, gli dai un posto dove lavorare davvero, quel posto è un ambiente agentico. Puoi collegarlo a strumenti come Claude Code o Codex, ma io mi sono trovato veramente bene con quello nativo di Kimi Code. Da qui lo usi come un vero agente, gli affidi più progetti in parallelo, ognuno con le sue file e le sue cartelle, salvati direttamente sul tuo computer, un po' come Claude Cowork. È come avere un piccolo team che lavora su più fronti insieme, mentre tu pensi al resto. Kimi Code si può usare da terminale, quella schermata nera piena di comandi, ma per lavorarci oggi non è il massimo. Io ho preferito utilizzarlo dentro VS Code, un editor gratuito, installare il banale, basta andare su VS Code, vai su estensioni, cerca chimico e clicca installa. Compare il pulsante chimico, ci clicchi, apri la cartella del progetto e trovi la chat pronta. Se ti sta stretta chiaramente l'allarme. Da lì scegli il modello, attivi il ragionamento esteso quando ti serve più profondità e se vuoi la modalità piano ti fai preparare la strategia prima di muovere un singolo dito, così vedi come hai intenzione di procedere. Questo è tutto ciò che ti serve per iniziare. Benvenuti nel magico mondo di Kimi K3. Prova numero 1, una tempesta di neve interattiva. Partiamo subito col botto con un prompt davvero cattivo. Chiediamo di creare una tempesta di neve con i fiocchi che cadono seguendo la fisica vera. Gravità e vento regolabili a piacere. E per complicare ancora di più la vita voglio poter spostare e modificare il tutto. Come sempre trovate tutti i vari prompt in descrizione e qui sono andato a un prompt non complesso ma da cui mi aspetto tantissimo. Creami una tempesta di neve con gravità e vento regolabili. Voglio poter controllare il vento muovendo la mano davanti alla webcam. Metti tutto in un'unica pagina che si apre nel browser e la cosa più importante, non usare nessuna libreria già pronta. Ora, trattandosi di un modello di frontiera, se la prende veramente con calma, ci lavora circa 20 minuti su questo, ma fa un lavoro incredibile. Prima si fa un piano, come affrontare il lavoro, poi comincia a costruire e alla fine controlla che tutto funzioni, quindi comincia a aprire Chrome e non solo. Davvero pazzesco. Ti metto qui a schermo il risultato, come vedi tutto più o meno funziona, è tutto al primo tentativo. Tanta roba. Non è perfetto, sono d'accordo, ma non ho fatto neanche un prompt perfetto e l'ho limitato solo alla libreria. Davvero incredibile. E ora andiamo al test numero 2. Test numero 2, costruire in Blender un orologio meccanico animato. Adesso vediamo se riesce davvero a lavorare dentro un programma esterno in autonomia. Il programma è Blender che, per chi non lo conoscesse, è uno strumento famosissimo per l'animazione 3D. La cosa interessante è che posso collegare Kimi direttamente a Blender. Attivo il collegamento e da quel momento lei può muovere Blender da sola, come se avesse le mani sul programma. Il prompt a questo punto che gli mando è semplicissimo ma complesso. Collegati a Blender e costruisci il movimento di un orologio meccanico, realistico e animato. Prompt è semplice perché a livello concettuale è semplice. Molto complicato in realtà tutto il lavoro che deve andare a fare. Ora, giusto per darvi un'idea, ha impiegato circa 40 minuti per arrivare a fine, quindi veramente un tempo lunghissimo, ma ha fatto un lavoro pazzesco. Potete dare un'occhiata, vi metto qui a schermo il risultato, veramente ottimo. Non perfetto, siamo tutti d'accordo, ma veramente ottimale, specialmente per un primo test così veloce. Test numero 3, un video animato sui conti di Tesla. Kimi K3 è bravissimo a usare più strumenti insieme e portare avanti lavori lunghissimi. Quindi gli lancio una sfida. Gli dico, dall'ultima trimestrale di Tesla, o scegliete voi qualunque altra azienda, creami un video che riassuma i conti e le prospettive future. Ci deve mettere una voce narrante generata dall'IA e per l'animazione deve usare solo strumenti open source. Lo voglio in orizzontale, lungo circa un minuto e da lì partire. Davvero incredibile quello che ha fatto perché 1 ha preparato il piano, 2 ha scaricato tutto che gli serviva, 3 è iniziato a lavorare. Tenete conto che per fare il tutto ha impiegato 40 minuti. Vi metto a schermo il risultato, io non l'ho modificato, quindi è one kill, one shot. Tenete conto poi dopo si può andare a raffinare moltissimo, si poteva utilizzare prompt più tecnici, ma l'obiettivo è testare il tutto con prompt semplici. Test numero 4, una chitarra acustica in 3D.
che si può davvero suonare. Ora, secondo voi, si può suonare davvero una chitarra acustica in 3D? La mia risposta è con Kimi K3, secondo me sì. Ecco come fare. Ti scrivo: creami un bel modello 3D animato di una chitarra acustica con uno slider che mostri una transizione fluida della chitarra, tutta montata a una vista esplosa, dove si vedono le parti interne, la tavolozza armonica, le catene di rinforzo, il ponticello e il manico, e fai in modo che pizzicando le corde suonino davvero le note giuste. Tutto in un'unica pagina che si apre nel browser e premo invio. Come sempre poi in descrizione trovate i prompt. Ora, qui lati positivi e lati negativi. È riuscito a fare il tutto in un tempo anche diciamo abbastanza contenuto, 15-18 minuti ha portato a casa tutto. Non era tutto perfetto perché non tutti diciamo i pezzi erano collegati, ma funzionava. Quindi diciamo per un primo prompt ci siamo, perché si può pizzicare le singole corde per suonarle, ma non tutto funzionava alla perfezione, cioè non tutti i vari elementi erano collimati. Però diciamo è portato a casa anche questo. Test numero 5, un gioco di corse futuristiche in 3D. Adesso vediamo quanto è bravo a programmare un videogioco. Gli chiedo di crearmi un gioco 3D che gira direttamente nel browser per semplicità. Deve essere una gara futuristica in cui guido una macchina da corsa su un circuito sospeso, sfrecciando a tutta velocità contro altri piloti. Visualizzazioni in terza persona e uso modelli 3D già pronti che si trovano online. Chiaramente se no ci metto una vita. Qui attenzione, perché proprio questa è la parte che di solito manda in tilt la maggior parte dei modelli. Per qualche motivo non riescono sempre a importare modelli 3D già dentro il gioco. Fallo sembrare fantastico e poi rendere il tutto funzionante sembra veramente pazzesco. Quindi vediamo se Kimi ci riesce. Il prompt sarà qualcosa di: creami un gioco 3D che gira nel browser, una gara futuristica in cui guido una macchina a corsa su un circuito sospeso contro altri piloti. Visualizzazione in terza persona, usa i modelli 3D già pronti disponibili online, fallo sembrare fantastico con un videogioco professionale di livello AAA. Vi metto a schermo anche quello che si può andare a fare con GPT 5.6 o con Opus. Vi dico, a mio avviso qua se la danno, nel senso, a volte lo fa meglio uno, a volte lo fa meglio un altro, però siamo su dei livelli veramente incredibili. Vi metto tutto a schermo, ma ragazzi, cioè, secondo me, niente, follia incredibile. Il mio test preferito: trovare l'animale nascosto, il test del gufo. Questo test l'abbiamo fatto anche con Opus, cioè quello di andare a trovare animali nascosti. Anche qui al tempo Opus non ce l'aveva fatto, molto probabilmente avranno aggiornato il modello. Stessa cosa, non so se era Kimi, nel momento in cui io giro il risultato di quando poi lo vedrete non so se sarà lo stesso. Il concetto è questo: allego un'immagine e gli dico: in questa immagine c'è qualche animale? Se sì, trovalo e cerchielo. E di nuovo da qui apre assolo tantissimi strumenti, perché prende l'immagine, la divide e prova a ricrearla, a zoomare, a vedere se ci sono zone particolari, istantanee, cambi colori, per vedere se risaltano bordi particolari, insomma prova di tutto. Alla fine non ci trova niente, in realtà l'animale c'era. Però è molto interessante vedere come tutti i ragionamenti che fanno, a questo anche Claude Opus 5 ha fatto esattamente la stessa identica cosa, hanno ragionato in maniera corretta, cioè hanno utilizzato tutti gli strumenti giusti per andare a trovarla, non l'hanno trovata, ma l'idea era giusta. In sintesi, com'è andata? Questi erano alcuni dei test chiaramente che ho fatto su Kimi K3, poi ce ne sono tantissimi che potremmo fare e spero che vi siano piaciuti, perché a mio avviso le prestazioni e l'impressione è veramente pazzesca. Non ci vedo differenze con GPT 5.6, non ci vedo differenze con Claude Opus 5, a mio avviso se le danno alla pari. Forse Fable oggettivamente rimane un pelino un passo avanti, ma cioè si tratta veramente di cose veramente minime. Specifiche e costi: in breve, prima di tutto è open source, quindi rilasceranno i pesi del modello entro fine mese, probabilmente quando vedete questo video è già uscito. È un modello enorme, 2,8 trilioni di parametri, con una memoria di contesto da 1 milione di token. Ricordatevi sempre, conta poi la degradazione, perché si può avere anche una finestra da 10 milioni, ma bisogna vedere quanto si degrada, cioè quanto si consuma. E ha la visione integrata, quindi vede anche le immagini. E la parte che conta di più sui test di riferimento se la gioca alla pari con GPT 5.6, con Claude Fable, quindi è veramente un modello incredibile e per essere open source è una cosa mai vista prima. Non è solo tra i più intelligenti, è anche molto economico, nell'angolo giusto del rapporto costo-prestazioni, più conveniente persino di Claude o di GPT. Inventa anche meno cose nei test di allucinazioni, sbaglia meno di Claude Fable e molto meno di GPT 5.6 che ha veramente tantissime allucinazioni. E nelle classifiche dove le persone confrontano i modelli alla cieca, specie sullo sviluppo web, batte Claude Fable e GPT 5.6. Il tutto di nuovo a un prezzo veramente molto più basso. Puoi usarlo in 3 modi sul loro sito kimi.com tramite la loro app di desktop che ti permette di lavorare con i tuoi file locali esattamente come Claude Cowork, oppure come estensioni dentro il tuo editor come VS Code o altro. E se sviluppi c'è anche l'accesso per i programmatori, come detto sarà open source con i pesi completamente in arrivo per fine mese. Detto questo, a mio avviso Kimi K3 è veramente pazzesco. Se io dovessi dare un voto da 0 a 10 darei 9, 9,5, veramente presenta quasi la perfezione. Io ripeto, non ci vedo grosse differenze con Opus 5 e costa meno, in più è gratis, fate voi, veramente incredibile. Detto questo, spero che questo video vi sia stato utile e se volete approfondire Claude Opus 5 vi lascio questo video dove ne parlo nel dettaglio. E come sempre, buona soluzione a tutti!